Ciao Monica, Ciao. benvenuti. Questa è la tua sessione telepatica. Ci connettiamo ad Akram, di cui abbiamo già sentito i punti, ce ne ha spiegati, quindi hai già avuto modo di conoscere le ragioni che lo portano a questa sessione di ipnosi regressiva esoterica, telepatica oggi. Ti aiuto, se vuoi, Sì, contando da 10 a 1 e permettendoti in questo modo quindi di connetterti più profondamente ad Akram. sì. Fai un lungo respiro, libera la mente da ogni pensiero e ricordati solo di ascoltare la mia voce anche in questo breve conteggio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bene Monica, dimmi se lo vedi. Sì, lo vedo. Si trova sdraiato e tiene fra le mani una stella gialla. Ok. Ti dà l'autorizzazione? Sì, Ok. Come lo vedi? Come appare davvero qui su Skype? con le sue Dal- sembianze, sì. Con le sue sembianze. Lo vedi tranquillo, curioso, scocciato, impaurito, arrabbiato? Ah, mi dice che ci sono vari stati d'animo che si alternano. È malinconia e l'altro è curiosità. E mi dice spinta nel Spinta. trovare una direzione, sì. Ok. Vediamo la vibrazione di Akram. 2 miliardi e mezzo. Vediamo la consapevolezza di Akram. 151%. Rapporto tra parte subliminale, l'anima, parte eterica, lo spirito, il grande spirito degli indiani d'America. La parte subliminale oscilla tra 61 e il 67%. Ok, diciamo una media di 65, Sì, più o meno. Vite precedenti o parallele. 3535. Percentuale di cervello utilizzata. 7,9%. Va bene. Possiamo dirlo, Akram è un nome di fantasia. Il nostro amico ha scelto Akram. Causa esoterica. È un nome arabo. Lui me l'ha pronunciato Aham, così, Mhm. Con quel suono della lingua araba sì. Aham. Ok. Aspirato, sì. Mhm. Però mi dice anche un'altra cosa. Mm,
Questa è un po' complessa da spiegare perché riguarda il suo riavvicinamento allo yoga. Ram è una sillaba che è collegata al chakra del plesso solare. Lui in questo momento della sua vita sta lavorando su quella parte lì, che è relativa alla realizzazione dei desideri e alla sua autostima. Ok. AC mi ha fatto vedere che le sue vite che ricorda sono avanti Cristo. Quelle che ricorda in cui è stato ucciso? Sì, A C dove l'hai visto? Non mi è sfuggito. Akram, Ah, A, C. Con sì. la C, non con la K, quindi. Lui mi dice che lo pronuncia con la K, ma vuole simboleggiare AC avanti Cristo. Ok. È stata una vita parallela passata? Sì, sì. Ed era un uomo, una donna, un uomo. Avanti Cristo ne ha vissute diverse, No, sia sì, come ma... donna che come uomo. ma si chiamava Akram in una di queste vite? No, Ah, è solo un nome per farci capire questa cosa dell'Avanticristo. mm, anche che andrà verso, credo, l'Asia, verso il mondo arabo. Mm, Qui in questa vita. sì, sì. In che senso? Attraverso dei viaggi o attraverso dei contatti con delle persone. Ok, ci sono 3535 vite passate che, lo spiego ad Akram, in base alle mie ricerche possiamo definire, beh, di quelle anche di altri, si possono definire parallele, cioè le stiamo vivendo, le stai vivendo contemporaneamente già adesso. E si possono anche cambiare negli esiti, cambiare nel numero. Nel momento in cui si prende consapevolezza che una di queste vite è troppo dolorosa e ha lasciato degli strascichi, per esempio in questa attuale, si elimina e il conteggio finale appunto sarà inferiore a questo iniziale, pur mantenendo l'informazione acquisita, perché noi siamo qua a fare tutto questo gioco solo per avere delle informazioni, solo per avere dell'esperienza, che poi si traduce nel miele, la consapevolezza. Ok. Prendiamo un paio di vite, 2 o 3 vite, quelle che ti arrivano, Monica, più esemplificative del caso attuale di Akram. Mm, In Francia è una donna, una ragazza, anzi giovane, tipo un inserviente, mi fa vedere che pulisce dei tappeti, delle tappezzerie. Guarda Mhm. fuori dalla finestra e ci sono gli uomini che partono con i cavalli. E lei dice che vuole fare la stessa cosa. Aspetta, perché qua... Aspetta. Che succede? Eh, mi ha già fatto vedere il finale. Mhm. E quindi, nel frattempo, quindi lei desidera anche lei viaggiare ed è disposta a tutto pur di fare questo. C'è quindi una specie di relazione con un nobile del castello e lei si aspetta che questo nobile possa portarla via, a viaggiare, a vedere, a conoscere. E lei è disposta a tutto pur di fare questo. Però vedo che il padre di lui la uccide, perché non ammette che ci sia questo legame, la fa uccidere. Non la uccide lui personalmente, la fa uccidere. La vedo dentro una stalla, uccisa. Ok, il padre di questa vita e l'amato di questa vita sono nell'esistenza di Akram oggi.
Il giovane, L'amato? s- Promesso amato no, sposo. Promesso no, sposo. perché lei non l'amava. Ah, ok. Lei ha un po' finto di amarlo per Dai. assecondare questo suo voler andarsene via, Mhm. perché voleva viaggiare. E vedo che è il suo ex compagno. Ok. E il padre che la fa uccidere? No, in questa vita no. Ok. Seconda vita parallela precedente. Qua lo vedo, eh, è un paese sicuramente asiatico, forse Afghanistan può essere, perché è molto desertico, lui ha questo turbante, però in questo caso vedo che è lui che uccide. Mm, Ok. una Chi donna, uccide? bastonate. Una donna a bastonate. Mhm. Questa donna esiste nella sua attuale vita? Mi sembra che possa essere la madre. Ok, solo se c'è, a una certa importanza, una terza. E poi basta. Questa terza è particolare nel senso che lo vedo dentro l'acqua, dice l'Oceano Atlantico, Mhm, lì tipo però più uomo-pesce. mhm. Molto curioso, che va a esplorare i fondali. Uomo Mo- pesce. sì, molto solo però, esploratore solo. Che epoca, che anno? Non è questa dimensione, eh. Mm. Viene fuori un 313, non so. Ma è questa dimensione o non è questa realtà terrestre? Però mi dice Oceano Atlantico. Mm. Mi dice Oceano Atlantico. E questa è Quindi è linea questa. temporale? No, Ok. Come ma finisce tipo che è questa una razza esistenza? è una razza in estinzione. E lui è uno tipo dei pochi superstiti. Non è Mm, bella neanche questa, perché lo vedo proprio tipo trafitto da un arpione, come si chiama? mhm. Da un essere umano questo. Un mostro, insomma. È Lui visto considerato come un un mostro. mostro, sì, sì, esatto. Tu hai visto il film di animazione 3D recente della Pixar che si intitola Luca? No. No? L'argomento è proprio questo, Mm. dei bambini, degli esseri, diciamo, umani fuori dal mare, ma che se toccano l'acqua diventano dei mostri marini, cioè degli uomini con le branchie, le pinne, che per gli umani sono dei mostri. E temono soprattutto i pescatori, no? Ah, Interessante. infatti questo è un nostromo proprio, quello che lo trafigge. Ok, quello che lo trafigge è presente nella vita di Akram. Mi sembra nell'ambito di lavoro. Una persona, un collega, un capo. È un uomo, Mhm. potrebbe essere un suo pari, o un pochino sopra come posizione. Mm. Non è uno delle persone che lui coordina. Va bene. Monica,
Ci sono interferenze in Akram. Allora, vedo un gatto proprio sdraiato sulle parti intime. Un gatto un po' pantera. Quindi un felinoide. Sì, Mhm. però me lo fa vedere anche sopra la testa, che sceglie. Sceglie le parti intime oppure proprio, diciamo, la corona della testa. Mhm. Poi, Poi c'è qualcosa alla gola, ma quello però è un EDL. mhm. E Poi, al piede destro. 2 EDL quindi. Sì. Sono tutti EDL 2? C'è qualcosa al cuore? Cosa? No, sul cuore vedo poggiato un corvo, Mm. all'altezza del... Odino? Sì. Ok. Ci sono entità mentali? Allora io vedo secondo e quarto livello. Mhm. Dunque, E basta. in verità quella del quarto livello a volte alza un po' e diventa anche quinto livello. Ok. Partiamo da quella del secondo livello. Il nome non importa, ma se lo vedi, dillo. E soprattutto vediamo quali sono i suoi compiti. Allora, vedo che tende a dargli questo senso di insoddisfazione, un po' un'insoddisfazione generalizzata su vari ambiti della vita, benché di fatto lui non è realmente insoddisfatto, è più una sensazione di insoddisfazione generata da questo EDL, ma circoscritta alla città in cui lui risiede e molto anche alla casa è legato. Ok, infatti a volte noi non ci accorgiamo della fortuna che abbiamo, no? Insomma, viviamo nel cosiddetto primo mondo e in una città, lui vive in una città, non diciamo quale, interessante, importante, con un sacco di cose da vedere e fare e molto accogliente, però, come dire, non dico che se ne lamenta, ma non ne vede gli aspetti positivi. Quindi EDL Carrier, cioè attraverso di lui l'entità mentale, mette pensieri di questo tipo, di insoddisfazione. Sì, è Quindi proprio così. sì, sì, hai questo, ma puoi avere di più. Ma in un'altra città si sta meglio. Mm. All'estero stai meglio. Sì, sì, sei messo bene economicamente, però poi ti bastano veramente questi soldi e poi quanto ti rimane per fare le cose che ti piacciono? Certo. Beh, è una cosa molto tipica di alcuni abitanti di alcune città, non sono mai contenti della propria città, no? Vedono sempre l'orto del vicino il giardino del vicino più bello. Ok, come si chiama questa entità mentale? Mm, e qua viene casa, Come? casa.
Casa. Bene. La 4/5, vediamola. Pensieri di morte vari, morte di sé, ma anche morte nel senso di tristezza, diciamo così, profonda, da arrivare, diciamo così, a... non si arriva a delle idee proprio estreme, però a un abbattimento profondo che è proprio imparentato con la morte. Ok. Questa entità mentale è quella che suggerisce tra le tantissime vite passate ad Akram proprio quelle in cui viene ucciso, anche in maniera cruenta, ma insomma, viene ucciso. Allora, qua sì, quello che hai detto è giusto, giustissimo, però allo stesso tempo mi viene anche un'altra risposta dalla PS in questo caso, Mhm. come se fosse questa possibilmente, plausibilmente la sua vita conclusiva e quindi fa una sorta di riepilogo. Questa attuale. Sì. Bene. Nome della 4/5? Resta. Resta. Ok. Le entità mentali, Monica, si lavorano in tre modi. Il terzo l'ho trovato di recente. Il primo usano gli EDL, che proprio come dei postini, e le entità mentali sono degli edifici postali, vanno e rompono le scatole al malcapitato. 2 impianti mentali, sono rari, ma ci sono. 3, l'abbiamo visto di recente, con delle parti del cervello che non usiamo e che sono utilizzate in maniera spot, quindi solo in alcuni momenti, per mettere delle idee in testa alla persona. Quindi il risultato è sempre lo stesso. È un'interferenza mentale, quindi nella mente. Però utilizzano questi tre metodi. In questo caso, quali metodi si usano? Allora, certamente gli EDL nel suo caso, Mhm. vedo infatti, dunque, quello che avevo visto nel piede è quello che lo fa rimanere un po' fermo, tra virgolette, apatico, quando è qui, perché loro funzionano molto bene legati a questa casa e riescono proprio ad essere molto potenti. Eh, Poi vedo anche le DL in gola Mhm. e gli fa proprio sentire a volte questo nodo in gola di tristezza, sì, di malinconia. Mhm. Ci sono impianti mentali? Allora, percepisco qualcosa nella parte alta della fronte. Mentale o eterico? No, è eterico questo. Ok, Non quindi non è- ci sono. Vediamo gli impianti eterici, quindi. Sì, al testicolo sinistro l'ho visto. Ok. Che è causa del dolore che ha lì. Sì. E anche appunto alla parte alta della fronte Mhm. e mano destra. Forse ginocchio destro anche, ginocchio destro, mano destra e ginocchio destro. Tutto questo l'ha messo il felinoide, Il felinoide, sì. corvo, l'EDL. EDL non credo. No. Ok, che scopo i singoli impianti? Ah,
Allora, quello ai testicoli è di rendere un po' più complessa la sua vita, sia relazionale che personale. Eh, oltre Mhm. che un ricavo enorme di energia sessuale altissimo. Questo impianto è proprio in grado di assorbirne moltissima e quindi serve anche proprio che lui abbia questi lunghissimi tempi, diciamo così, in cui protrae, no? I momenti di intimità. Serve proprio questo, senza arrivare a un culmine, perché il culmine in realtà è eterico. Cioè, stiamo parlando di sesso, no? Il Sì. secondo punto è in effetti che lui ha difficoltà ad arrivare all'orgasmo, cioè non arriva a terminare il rapporto sessuale. Questo tu dici, vedi, è perché l'impianto si piglia tutta l'energia in sostanza. Sì, non solo per quello, però anche per quello. Quindi se Akram terminasse, la festa dell'impianto è finita. Sì, sì, ci sarebbe ovviamente un assorbimento di energia minore. Ok. Questo impianto quando è stato messo? Allora, aveva 12 anni e in qualche modo questo ha ritardato un po' mh, alcune tappe, diciamo così, della sua vita personale e, diciamo così, sessuale. Mhm. Ed è molto collegato però anche al corvo che c'è sul cuore, perché è come se ci fosse una corrispondenza tra la parte sessuale e il cuore. È proprio una corrispondenza tra la sessualità e il sentimento. Quindi inibire il sentimento attraverso il rendere anche più difficoltosa la sessualità, il che, diciamo così, questo circolo vizioso fa sì che ci sia una grossa disponibilità di energia per l'entità. Ho capito. Causa esoterica dell'isolamento sociale. Un po' rientra, allora, in questa sua vita passata che abbiamo visto di pesce, uomo pesce, Mhm. lui avverte, diciamo così, profondamente su di sé il peso delle vite passate. Ma questa è una scelta però della PS abbastanza lucida, per fargli rivivere chiaramente determinate lezioni di vita. E quindi vive fortemente questa sensazione. Mhm. L'altra in verità è legata sempre di nuovo al discorso casa e l'altra ancora è un po' una finta convinzione. Non è esattamente così che stanno le cose. Stanno così le cose quando abita a casa sua. Poi fuori da lì è tutto, la musica è completamente diversa. Ovvero? Ovvero è una persona molto socievole, è una persona che ha una grande facilità di contatti e tra l'altro la sua PS gli fa sempre trovare delle persone molto ad hoc per quel momento. La sua PS non gli sta facendo perdere tempo, è una PS che ha messo il turbo. Vuole fare tantissime esperienze perché sta pensando che questa potrebbe essere la vita conclusiva o poco più. Ok. Perché non si fida? Adesso mi dà l'immagine di questo cuore con intorno la catena, però vedo che è sempre legata a questo corvo, quindi a Odino, che gli ha creato, diciamo così, questa catena. Mm,
E poi sì, sicuramente il non fidarsi degli altri è legato al non fidarsi tanto di se stesso. E la PS sta cercando in tutti i modi di dirgli che se lui riesce a fidarsi di se stesso, del proprio intuito, riuscirà a trovare le persone di cui fidarsi. Se lui non si fida di sé, continua a trovare persone verso le quali è dubbioso. Lui ha un grandissimo intuito, lui riesce in pochi secondi a comprendere le persone, ma è come se non si fidasse di questa sensazione che ha. Ok, come ha inciso la fine della storia col suo ultimo ex? Lui ci raccontava che la difficoltà all'interno della sfera sessuale di raggiungere l'orgasmo ha più o meno coinciso con la fine di questa relazione. Ma io dico quello che vedo, eh. Mhm. Mm, mm, ha sicuramente ha inciso sul suo cuore. Ecco, quindi chiudendolo, e siccome lui è molto connesso tra la parte intima e il cuore, quando il cuore, diciamo così, soffre, la parte intima risponde in una certa maniera. Se Mhm. vogliamo vederla da un punto di vista individuale psicologico, se vogliamo vederla da un punto di vista eterico, è questa comunicazione tra il felinoide ehm, e Odino. No? Quindi uno posizionato sulla zona intima, il felinoide, e Odino posizionato sul cuore. Mhm. E quindi c'è questa specie di, non Ponte. so come dire, sì, ponte, esatto, ponte. Mm. C'è una bella collaborazione, Flick e Flock Sì, sì. Mhm. Che è un Però classico poi, no? devo dire che vedo una cosa, Dimmi. che allora, non che questo suo ex compagno abbia fatto coscientemente qualcosa, ma è come se si portasse dietro un retaggio culturale, tipo legato alla santeria. Ma non perché lui abbia voluto fare un qualche rituale contro di lui, non so se mi spiego. Mhm. Non è una cosa voluta da lui, è come se fosse inconsapevole. Ma questo ex nella vita attuale è legato alla santeria o è legato alla santeria da vite passate? Io penso nella vita attuale indirettamente, non perché Famiglia? lui, sì, 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 sì. Ma è italiano? Non lo sappiamo? No, non è italiano. Ah, no, è italiano. Ok, va bene. Cioè ha lasciato Chiamiamo? anche delle tracce un po' di sé in casa, perché io lo vedo che sta lavando i piatti, cioè, e ovviamente lui non è più lì. Cioè, ha lasciato delle tracce di sé, nel senso che ha lasciato, la santeria utilizza spesso degli oggetti, ha lasciato degli oggetti che permettono, come No. dire, alla forma pensiero ex di stare lì a lavare i piatti? Dunque, non è veramente, secondo me, una cosa voluta da lui, è come se fosse una cosa di predisposizione, diciamo così, naturale, no? Che si porta dentro di sé da generazioni. Mhm, E quindi è come un non ti libererai mai di me, non so come spiegare. mhm. Ecco, anche se lui non ha, io non vedo che ha fatto un rituale, io non lo vedo assolutamente. Va bene. Chiamiamo la nonna paterna, disincarnato. Sì, sì, arriva subito. Come la vedi? Carina, mi sembra la Montalcini, Rita Levi Montalcini, sorriso dolce, Mhm. e viene con dei biscotti. È legata ancora alla terra? Direi proprio di no.
dice, fa qualcosa, adesso che l'ha chiamata? Sì, sapevo chi eri e ti amavo. In che senso Chieri? Era il nipote. Sì, no. È come se lei avesse visto proprio più in là, più in profondità dentro di lui. E quindi si riferisce a questo. Sapevo chi eri davvero dentro di te, dentro il tuo Mm, cuore. mhm. Sapevo anche quali sarebbero state le tue scelte future e, e ti amavo. Ok. Ci vuole mostrare qualcosa, la cosa più bella che ha dovuto lasciare andandosene da questa vita, della vita passata, la nonna. Io in verità la vedo molto tranquilla a casa, eh, tra l'altro con un buon equilibrio, proprio con una bella luce, eh, seduta tranquilla, tipo quasi su una sedia a dondolo, Mm. in questa grande idea di pace. Però questa idea di pace, in verità lei dice l'ho trovata potenziata dopo. Non mi manca realmente qualcosa della terra. Non le manca. Non mi manca, no. Non mi manca. Ok. Va bene. Le apriamo accanto, davanti, dove vogliamo, il portale aureo. Spiego sia ad Akram che alla nonna di cosa si tratta il portale aureo. Allora, i disincarnati dopo un po' si reincarnano in teoria o tornano da dove sono venuti, quindi diciamo la sorgente. Molto più difficile e molto più complicato. Nella maggior parte dei casi, col loro bravo carico di interferenze, impianti no, ma interferenze sì, esterne lì che aspettano e che faranno leva sulle credenze del soggetto, credenze religiose, il karma, sensi di colpa, li spingono a reincarnarsi nuovamente. Hai trattato male tuo nipote, devi reincarnarti, appena anche lui sarà disponibile, vi incarnerete questa volta come fratelli, no? Bene, tutto questo non ha molto senso, perché non ha fine. Il portale aureo è un passaggio del disincarnato a una condizione neutra e pulita, vera, di energia pulita, priva di queste interferenze che non servono più, prive dei contratti, prive di questa condanna, no, a un percorso o a un altro. Poi il disincarnato come energia, quindi non più come nonna, in questo caso, non più come donna e non più come nonna di Akram, potrà decidere di fare quello che vuole, anche di incarnarsi domani in formichina. hm? Che insomma è un po' una padella da passare da una padella alla brace. Se però vuole fare quell'esperienza, la farà. Normalmente no, normalmente queste persone non si incarnano più, restano in una dimensione dalla quale poi non si può che tornare, come dire, indietro. Molto probabilmente, non lo sappiamo. Comunque, descrivimelo ora che lo abbiamo aperto. Ah, dunque, viene fuori come se fosse una specie, è come l'iride di un occhio chiaro, tutto Mm? screziato, e, e poi si va in profondità ed è come se ci fossero, non so come dirti, delle schegge di luce eh, tra il violetto e il rosa. Mhm. E, no, ed è un senso di liberazione, cioè proprio questo senso di dire, ah, ma era così poco, cioè tutti quegli affanni, tutti quei tormenti, ed era, ed era così, era un gioco. Mhm.
e c'è proprio questo senso di leggerezza, di liberazione, di consapevolezza, di vedere le cose nella Come loro sono? completa relatività. Sì, Mhm. e Lei è lei già entrata? fluttua. Sì, Ah, è sì, sì, entrata. Mhm. sì, Lei sì. come la vedi? È ancora una lei? Allora, adesso piano piano allora, quando lei è entrata era intera. Adesso solo la parte, come dire, la sezione dietro, capelli, schiena, il resto è Mhm. sparito. È Ok. bidimensionale, Sì, 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 sì. è una sagoma. Mm. Ma Mhm. mi dà proprio una sensazione di gioia, pace e di comprensione profonda. Comprensione, mi dice, ho compreso profondamente. Bene, è il nipote che l'ha chiamata, deve ringraziare lui. Sì, lei l'ha ringraziato, l'ha accarezzato e gli ha anche detto tu sei già forte, gli ha detto. Va bene, la salutiamo. Prima di chiudere il portale aureo, chiamiamo tutti quelli che vogliono andarci. Partendo, non lo so, dai parenti di Akram, dai tuoi parenti, Monica, se vuoi. Con tuoi parenti intendo anche generazioni passate di gente che non sa neanche chi sia. Una, due, tre, quattro generazioni indietro. Solitamente quando facciamo questo lavoro non si arriva più indietro di quattro generazioni, perché in un modo o nell'altro, tranne casi rarissimi, i disincarnati hanno trovato la loro strada dopo così tanto tempo e secoli. Mm-mm. Partiamo Io ho con visto quelli di anche mia Akram. nonna. Ok, vai coi tuoi, parti coi tuoi. Allora, di conosciuti ho visto mia nonna, mia nonna che non ho conosciuto, non ho mai neanche visto, che è morta prima che io nascessi. L'ho vista. Mhm. Ho visto anche il padre di mio padre che non ho mai conosciuto, ma neanche lui l'ha conosciuto. Questi ho visto da parte mia. Che cosa fanno? Vanno, ti salutano, ti ignorano, sono felici, sono contenti, non capiscono che succede. Aspirati quasi, aspirati da questa cosa che non lo sapevano che c'era. Mhm. E quindi è proprio come una calamita, una forza attrattiva fortissima. E ti devo dire la verità, nessuno mi ha salutato. Erano Mm. proprio proiettati È potente, eh? direttamente. Sì, sì. Non c'è spazio per me in questo momento. Io non lo so se mi hanno visto. E quelli di Akram? Ok, sua nonna paterna era già dentro. Non ho capito se è uno zio, perché è più giovane, insomma, di questa donna. Visto questo, Mhm. Cioè, e dalla parte di Akram arriva uno solo, questo pseudo aspetta, zio. sì, questo è relativo a questa attuale vita. Vedo questo zio. Ah no, aspetta un attimo, perché c'è anche tipo una collega, ex collega, ovviamente. Di Akram, Sì, mancata. direi di sì. Mhm. Sì, abbastanza giovane comunque. Non- Ehm, no, non vedo altri di questa attuale sua vita. Ok, facciamo un esperimento, Monica. Dunque, questo portale tu lo vedi verticale, no? Questo iride occhio verticale, cioè come uno specchio davanti a te, Eh, eh, non esattamente, no? nel senso che non ha proprio... allora, all'ingresso sì, è verticale, Mhm. E al suo poi va. interno sì.
Sì, 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 non ha più una forma definibile. Ok, diciamo l'ingresso, lo mettiamo adesso orizzontale come fosse sopra la nostra testa, sul soffitto, no? E lo portiamo con le nostre mani, ti aiuto anche io, con le nostre mani energetiche, lo rendiamo molto grande, no? Aumentiamo di diametro di 3 km, lo mettiamo sopra la città di Akram. Non diciamo quale, ma in realtà è una città su cui girano un sacco di storie, un Lucio sacco era già di... su, pensa che era davanti a casa sua. Sì? Sì. Sopra? Orizzontale come ti ho descritto? No. No, era verticale di fronte al suo condominio. Ok, allora non ci basta soltanto metterlo orizzontale e alzarlo. Chi vuole, disincarnato, in questa città, approfittare di questa situazione, lo può fare così alleggeriamo anche questa città, che insomma, male non fa. Insomma, c'è bella gente. Aiuto. Cioè? Vabbè. Eh, Ma possiamo dirla a questa città? Sì, non è un problema. Sì, sì, sì. si può dire. Akram dice di sì. Torino. Sì. Torino, la bianca, la nera, la magica, esoterica, Torino sotto, Torino sopra. C'è un personaggio famoso che si presenta, che ha fatto Senti, io questo. non mi ricordo chi è questo, perché bisognerebbe un attimino andare a vedere nelle cronache. Si Mm, è suicidato, ma non mi risulta che sia suicidato, in via Barbarù, che è una via del centro di Torino, mhm, e una via, diciamo così, prestigiosa, insomma, no? mhm. Eh, questo vedo anche che è entrato nel portale. È un personaggio famoso? Non sai il Sì, nome. Sì, no. ma non sai il nome. Mm. Ma è un politico, cos'era? Penso nell'ambito dell'economia, della finanza Ah, ok, di e recente. politica anche. Sì, qualche anno fa, sì, 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 questo Ufficialmente l'hanno detto morto così, malattia, invece si è suicidato. non mi sembra che sia suicidato, sai? Non hai detto tu che si era suicidato? No, ho capito No, male. che credo che sia stato passato come suicidio, ma che non sia Ah, suicidato. ah, ok, ok, ok. Ah, ma quello delle cure. Non so se è di Torino. No, non è di Torino, però è piemontese. Quello delle cure alternative. No, Mm, non penso che sia questo. no, ok. C'è Gustavo? Gustavo Roll? Mm, No, non l'ho visto. Penso che no, sia già. andato. Sì. Ok, dimmi solo quanti entrano, più o meno il numero, e lo chiudiamo. 1800 sì, disincarnati. Bene, chiudiamolo. Chiudiamo il portale e prima di vedere l'ultimo punto, che in realtà è la conclusione della sessione di Akram, chiediamo ad Akram che cosa vuole fare. Tenere tutto così com'è, No, no, no. modificarlo. Assolutamente modificarlo andando al cluster. Ok, il cluster è quel posto dove ci sono i contratti di tutte queste vite, contratti estorti dalle entità, ma le entità le abbiamo create noi, quindi ce li siamo estorti da soli, di fatto. L'esperienza ormai l'ha fatta, l'attuale vita risente ancora di tutti questi contratti, alcuni di più, alcuni di meno, e noi in questo ambiente ipnotico, eterico, possiamo eliminarli. Sì, lui ha creato come una specie di spirale
una spirale contenitore e dentro questa spirale ha inserito tutti i libri che contengono i suoi contratti. Mhm. E lui lo vedo al centro, nell'occhio di questa spirale. Ridà un'occhiata, ne prende uno in mano, ridà un attimino un'occhiata a una cosa. Cosa? Non so, mi è venuto fuori vendetta. Mhm. Ok, sì, va bene, ma no, ma lui adesso l'ha già compreso, eh? Mm. L'ha già compreso nel senso che Ah, è l'ex. sì, però mi è venuto anche fuori il discorso della madre, di questi ruoli che ci sono tutti ribaltati i ruoli, no? Ehm, quindi come lui aveva ucciso a bastonate la madre, in questa vita il rapporto con la madre non è completamente fluido. E di lei che bastona il figlio, diciamo, anche se metaforicamente? No. C'è Chi è? freddezza, c'è distacco, non c'è il sentimento materno che magari lui vorrebbe sentire. Mm. Mm. E allo stesso modo il discorso invece di quella vita nell'Ottocento in cui quell'amato non era amato e lui poi l'ha compreso che non era amato, era tra virgolette solo un po' il pretesto affinché lei potesse avere la libertà e la possibilità di viaggiare e che è il suo attuale compagno, no? Quindi questi ribaltamenti di ruoli, no? Come se fosse una vendetta, ma lui adesso ha compreso che non c'è senso di questo, ehm, cioè veramente la sua anima è proprio accelerata e ha voluto vivere una serie di esperienze, tra l'altro anche abbastanza brevi e alcune anche molto 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 dolorose, profonde, per riepilogare una serie di lezioni che aveva già imparato, però allo stesso tempo per suggellarle. Mhm. Mi dice che la prossima lezione lui sta salendo praticamente, lui è salito sui chakra. E il problema lì della zona intima, che grosso modo è diciamo tra il primo e il secondo chakra, è molto legata al cuore e quindi quando avrà delle esperienze risolutive sul cuore, poi si sistema anche laggiù, perché sono Ok. proprio tanto in comunicazione. Ma lui al momento ha un compagno? Non ho capito. No. No. Sì. No. No. Ok. Ok, no, perché prima hai detto compagno, ex compagno. Ex compagno. Sì, ma prima hai parlato di compagno, in realtà era un ex compagno, volevi dire. L'ex compagno, sì, sì. Ok, va bene, tutti questi contratti, anche l'ultimo che abbiamo analizzato, la vendetta verso la madre, che ci ha permesso di capire alcune cose sulla madre, tutti via, non servono più. Sì, lui ha dato tipo una sberla, tipo effetto domino, no? Una sberla che con effetto domino ha fatto sì che si creasse, diciamo così, un vortice in aria e questo vortice poi è stato risucchiato da un buco nero. Benissimo. Prima di andarcene da qua, non ci sono più contratti, no? Li ha fatti andare via tutti, sì. Ok. Prima di andarcene, insegnagli, credo che tu lo sappia fare, no? Mi ricordo male, se non ricordo male, insegnami a crearsi un piccolo sole, un ad Sì, lui lo eternum sa già l'abbiamo fare, chiamato. Ok. sa già fare. Non si sta privando di energia, ha capito, soprattutto adesso che è senza contratti, che è un creatore, lo crea dal nulla, tutto quello in cui siamo immersi è creato dal nulla. È un piccolo sole che emette un'alta frequenza per sempre ad eternum. Lui è suo, lo può mettere nei posti che gli competono,
quindi nel posto in cui ci sono i contratti che finiscono nel caso un domani decidesse di riaffidarsi a delle interferenze. E quindi a guardiano del suo cluster lo può mettere qui. Allora, ne ha messi diversi. Allora, ne ha messo uno in testa. Uno, diciamo così, che poco sotto l'ombelico se l'è messo, e poi ho visto che l'ha messo in diversi angoli della casa, Ottimo. specialmente in camera da letto e vicino alla cucina, sul divano anche. Sì. Benissimo, ne sta mettendo in grandi quantità. Andiamo all'avatar. Questo fantoccio programma computer che gestisce da remoto tutte le vite parallele di noi e quindi anche quella di Akram. Ognuno ha il suo. È stato, non penso proprio casualmente, rappresentato velocemente nel primo episodio di questa serie televisiva che è piaciuta molto, che non dice assolutamente niente, Squid Game di Netflix. Primo episodio, andatevelo a vedere se avete la possibilità. Ci sono proprio questi omini davanti a un computer, ognuno è collegato a un giocatore del gioco. Quindi questa è la vita, è un gioco, no? Quello è un gioco al massacro, e vabbè. Però la rappresentazione, ti dico come stanno le cose, poi se uno non lo capisce, sono fatti suoi. Questa è la regola, no? Di chi ha in mano le redini per il momento ancora del gioco fisico. Questo pupazzo, questo fantoccio, come lo vedi? Se lo vedi. Lo vedo di dietro, di spalle, è seduto su questa sedia tipo da ufficio. E aspetta, adesso sta tipo scivolando giù sulla sedia, quasi sotto la scrivania, no? Dalla sedia scivola giù sotto la Nascondersi. scrivania, sì, per nascondersi, però aveva già le mani in questa maniera qua, no? Già immobilizzate, Mhm. quindi non riusciva neanche più a muovere i polsi per poter scrivere. Cioè le mani bloccate sulla scrivania senza poterle più muovere. Sollevate così come tipo farebbe Ah, un cagnolino, hai presente? ok, ok, ok. Beh, è tutto Akram che sta facendo con il Certo. suo volere, lo sta bloccando. Di ad Akram di girare la scena in modo da non vedere le spalle del pupazzo, ma di vedergli la faccia. E vediamo com'è fatta sta faccia. Di legno, oblunga, diciamo così come una sfera un po' piatta, un po' allungata, scusa, ed è disegnato tipo col pennarello, gli occhi disegnati col pennarello in maniera molto semplice, stilizzata, e il naso un po' tipo Pinocchio. Quindi anche tu lo vedi un po' come il manichino dei corsi di disegno, Sì, sì, questo cioè sì. delle Sì. scuole del liceo artistico. Mm, sì. Cioè a testa oblunga, ma con un accenno di naso e i dettagli del viso o sono assenti o adesso tu li vedi pittori. Sono tutti diversi gli avatar, uno diverso dall'altro, hanno dei punti in comune. Ognuno si presenta in un modo diverso, lasciando intendere che ha capito che è la fine, che non è d'accordo. È una cosa incredibile questa cosa. Se dovessimo raccogliere in un libro tutti i modi in cui abbiamo visto l'avatar, avremmo un modo diverso per pagina, con dei disegni, magari sarebbe divertente. Va bene. Che facciamo, Akram? Dove lo mettiamo? Assolutamente in un portale definitivo. Bene. L'ha già Dici- fatto e è risucchiato da sotto. Da sotto, visto che lui, l'avatar era già scivolato giù in terra, Akram ha proprio creato un risucchio dell'avatar stesso e di tutta la stanza, quindi ovviamente incluso scrivanie e computer. Ok. Ad eternum anche qua? Mm. Fatto? Sì, sì. Bene. C'è ancora qualcosa dopo queste due operazioni nella sfera energetica di Akram? Lui è pulito e ha un fiore giallo qua al centro della testa. È un fiore fresco che sta adesso sbocciando. Ok.
può mettersi un ad eternum nel corpo fisico, nel corpo mentale, nel corpo emozionale, nel corpo eterico e subliminale. L'ha fatto. Emana una luce fortissima, bellissima, molto sfaccettata, che va dal giallo e poi mano a mano si dirada. Giallo e bianco. Ok, nuova frequenza di Akram. $15 miliardi. Nuova percentuale di consapevolezza. 251%. PS, PE, che rapporto hanno adesso? 52 PS. Ottimo, praticamente l'equilibrio. Vite precedenti erano 3005. $912. Caspita, Mi fa quasi vedere che molte le ha accorpate. Siccome si ripetevano delle esperienze, lui le ha accorpate. capita spesso. Le ha ridotte più di un quarto, cioè ha tolto più di 3/4. Percentuale di cervello era 7,9. 9,1. Benissimo. Per concludere chiama Akram come PS, come PE. Come le vedi la parte eterica e la parte subliminale? Come si rappresentano nella tua visione? Nello specifico suo Mhm, c'è la PE, è un indiano, indiano d'America. mhm. E la PE, la PS, scusa? Mm, ma tipo una... tipo Lady Oscar. Cosa vogliono dire? Messaggio finale ad Akram relativamente a tutto quello che abbiamo detto, fatto, e relativamente al modo di impostare da adesso in poi la propria vita. Per esempio, alcune danno suggerimenti su come aumentare la percentuale di cervello, che assolutamente non è da sottovalutare, alcuni consigli o considerazioni in generale. Beh, intanto mi fa vedere che ci saranno delle situazioni in cui lui dovrà prendere una posizione decisa, perché mi fa vedere che sta sfoderando una spada, Lady Oscar. Ecco, quindi questo è il suggerimento eh, di essere combattivo su alcune situazioni. Ci saranno situazioni in cui lui dovrà essere combattivo e di esserlo. Poi mi dice di accogliere tutti i segnali che gli vengono inviati, di annotarseli e per un po' di non leggerli, dopo un mese di leggerli tutti, Mhm. per un po' di scordarsene, per un mese di leggerli tutti. E poi lui troverà, mi fa vedere tipo la settimana enigmistica, no? I puntini da unire, Mhm. e lui arriverà a disegnare, diciamo così, attraverso questi simboli, una figura di senso compiuto, di senso logico. Non, ma forse adesso non è più neanche tanto condizionato da queste morti precedenti che lui vede ricorrere, perché ha compreso che sono solamente delle impressioni, delle tracce
Non hanno più influenza adesso sulla sua vita, ma ogni tanto se lo dovrà ripetere, che non hanno più influenza sulla sua vita attuale. Ok. Quindi niente più morte, adesso vita. Adesso vita e mi fa vedere tante direzioni però, ancora c'è tanto da viaggiare. Viaggiare come viaggio o viaggiare come viaggio metaforico? No, lui deve viaggiare praticamente perché la PS ha bisogno di tutta una serie di esperienze e ha bisogno di farle anche proprio con il viaggio fisico. Ok, la stella, beh, questo è il messaggio quindi. Sì, La stella che hai visto all'inizio c'è ancora? ce l'ha Lady Oscar in mano adesso. Ok. Come lo vedi, Akram? Felice. Con tutti i suoi ad eternum addosso? Sì, è come se si fosse ricaricato e ha capito anche come ripulire la casa. Ok. Lui lo sapeva che doveva ripulirla. La sua casa adesso è pulita? Adesso sì, ogni tanto dovrà rinnovare questa pulizia, ma lui ora lo sa fare. Va bene. Monica, abbiamo finito, quindi disconnettiti da tutto e tutti